Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi vi porto con me in giro per il Veneto e il Friuli e vi porterò a far vedere quanto consuma la Skoda Octavia 2000 TDI 150 cavalli. Un motore elasticissimo, un motore che secondo me va molto bene e super equilibrato per quest'auto. Questa è un'Octavia 2000 TDI Wagon, quindi come vedete spazio in abbondanza, un'auto da 4,70 m e vi porterò, partiremo da Verona, poi andremo per i colli trevigiani, poi andremo su a Sappada e rifaremo il pieno e vediamo quanti litri abbiamo consumato e quanti chilometri abbiamo fatto, da lì sapremo quanto fa di media. Io cercherò di stare dentro ai limiti di velocità, quindi 130 in autostrada, perché faremo un bel pezzo anche di autostrada, strada statali e extraurbane, quindi ci sarà un mix di tutto quello che si può consumare veramente. Bene, quindi prima di partire direi andiamo a fare il pieno di gasolio, così facciamo il pieno e poi rifacciamo di nuovo il pieno e vediamo per differenza quanto litri abbiamo consumato. Poi iniziamo l'avventura. Bene signori, adesso partiamo per il primo tragitto, quindi torniamo a casa. Vedete qua la strada che c'è da fare, tutta autostrada praticamente, il 90% di autostrada. E quindi si parte e ci vediamo in viaggio per vedere come va. Eccoci qua, stiamo per entrare in autostrada, quindi adesso giusto per capire un attimino come va quest'auto e quando entreremo dentro diamo un'accelerata per immetterci in autostrada. Comunque quando mollate così 80 all'ora lei va marcia per inerzia. Io adesso accelero, cambio veloce, ok. Adesso cosa molto comoda di quest'auto è il cruise control adattivo, quindi adesso io vado ad attivarlo, metto a 130 all'ora e lei mi frena e mi accelera in automatico. Adesso lei sta frenando perché trova un'auto davanti. Come l'auto, io non sto facendo niente, come l'auto accelera, lei accelera. Si attiva qui nel fianco, c'è una leva apposta per attivarlo. Ed eccoci qua. Poi non dovete fare niente, lei mantiene la distanza, potete regolare la distanza dal mezzo che vi precede. Come il mezzo accelera, lui accelera, se lui frena, lei frena. Qui adesso siamo 130 all'ora, quindi è il nostro limite. Eccoci qua, è impostato, lui adesso sta andando a 127 e mi mantiene la distanza di sicurezza. Ecco, fate conto, adesso vedete 0,9 litri per 100 km, 1.4, non so se vedete, e guardate i giri del motore, siamo a 120 all'ora, 115, con 1500 giri, 1600 giri per l'esattezza del motore. 2,3 litri per 100 km, 3,7. E vediamo alla fine dell'autostrada quando arriviamo a casa, quindi tra 170 km. Vediamo quanto abbiamo consumato effettivamente. Vedete anche adesso lei si sta mantenendo, io mi butto in sinistra, quindi non vede più e vai che accelera. Quindi è molto comodo il cruise adattivo. 127, 128, volevo vedere a 130, siamo a 1800 giri. Il motore sta girando a 1800 giri. Quindi siamo proprio in super relax con 4, 4.3, 3.6 litri per 100 km. No, va molto bene. Bene dai, ci vediamo quando arriviamo a casa e vediamo un attimo che risultati abbiamo portato a casa. Bene, mi sono fermato fuori dall'autostrada e vedete 1 ora e mezza, 162 km, la media 4.7 litri per 100 km. Media chilometri orari 108 km orari, quindi tutta autostrada, quella è la media, quindi ci sono i punti più alti e i punti più bassi, per una media di 110 all'ora non è male. Continuiamo con il viaggio.
Eccoci qua. Oggi siamo venuti a Sappada per vedere il carnevale, bellissimo. Siamo circa a 1250 metri sopra il livello del mare. Adesso, come vedete, per andare a casa ci vogliono 2 ore e 12 minuti, di cui una buona parte di strada statale e poi un bel pezzo di autostrada. Adesso vediamo un attimino quanti chilometri abbiamo fatto da quando abbiamo fatto il pieno, e vediamo se poi torniamo ai nostri dati dall'ultimo rifornimento di carburante. 498 km, 7 ore e 35, una media di 4,9, quindi più di 20 km con 1 litro. Vediamo quando arriviamo a casa, facciamo il pieno e vediamo quanti litri abbiamo fatto, quanti chilometri, e quindi da lì tiriamo le somme. A dopo! Eccoci qua, stiamo ritornando a casa. Guardate il magnifico paesaggio. Quest'anno per fortuna è venuta anche tanta neve. Ma come si comporta questa Skoda Octavia? Beh, direi che è molto comoda, ha un bel motore e soprattutto un buonissimo cambio. Anche in discesa scala automaticamente le marce e usa il freno motore e si comporta molto bene. Poi con i pneumatici invernali è tanta cosa. Comunque un viaggio ce lo fa amare, perché quando viaggi così nel comfort vuol dire tanto, secondo me. Quindi oltre ai consumi, da vedere anche come si viaggia e quanto comoda è l'auto, perché lei è bella morbida, non si sentono tanti salti e soprattutto anche i sedili sono molto comodi. Bene signori, che dire, ci rivediamo a casa, facciamo il pieno, magari facciamo anche un breve video in autostrada, così vediamo un attimo i giri motore, i consumi eccetera, e io intanto mi godo il paesaggio della montagna friulana. Eccoci qua in autostrada, cruise impostato a 130 km/h, abbiamo il cruise control adattivo, quindi si fa tutto lei, noi non devo fare niente se non quello di guidare destra e sinistra. Poi se c'è da frenare frena, se c'è da accelerare accelera. Fantastico questo cruise control adattivo. L'unica pecca è che quando rilevo un cartello a 110 km/h mi rallenta a 110. Prima erano il limite di 60 km/h per lavori in corso, mi ha rallentato a 60 km/h. È un po' una pecca, allora bisogna disattivarlo e accelerare. Volevo farvi vedere, innanzitutto abbiamo già fatto 1 ora e 07 di strada, 51 km/h di media, perché abbiamo fatto tutta la strada statale, e il consumo medio che vedete qui 3 litri per 100 km. Abbiamo fatto tutta discesa di montagna e per quello. Altra cosa che voglio farvi notare, siamo a 130 km/h e abbiamo i giri a 1800 giri, veramente molto rilassante, siamo a 130 km/h, quindi anche per questo abbiamo dei consumi bassi. Siamo in 7ª marcia del cambio automatico DSG, quindi macchina da viaggiare signori, poco da fare, non ci sono scricchioli, non ci sono plastiche che vibrano, non c'è niente di niente. L'unico difetto che io riscontro è appunto il sistema, l'infotainment, perché ogni tanto va via per le sue e si spegne il display e si riavvia, ma quello è un problema saputo delle Skoda Octavia. E così, però per tutto il resto un'auto grandiosa secondo me. Ci vediamo a casa e facciamo il totale di chilometri, quanto abbiamo consumato, e vedremo anche com'è andata. A dopo! Eccoci qua, facciamo il rifornimento, quindi inseriamo dentro e via. E adesso vediamo quanto abbiamo consumato. €51, quindi 30 litri e 75. Adesso andiamo a fare i conti. Eccoci qua, siamo arrivati a casa e abbiamo fatto il pieno come avete visto, 30 litri e 49, e abbiamo percorso 650 km, cioè siamo partiti da Verona, siamo arrivati fin quasi a Caorle in provincia di Venezia, poi sono andato nei colli trevigiani, sono tornato a casa, siamo andati a Sappada, che comunque sono 160 km a casa nostra, quasi una buona parte di autostrada, 60 km di strada statale, quindi in salita su in montagna. Siamo tornati a casa, 650 km. Beh, vedete, solo il ritorno sono 149 km da Sappada,
una media di 3.9 perché era tutto in discesa e comunque una buona parte in autostrada. Alla fine della fiera abbiamo fatto una media di 21.63, quindi abbiamo speso 51 euro per fare 650 km. Quindi se andiamo a vedere adesso il costo al chilometro, praticamente facciamo 51 euro, che sono 5.100 centesimi, diviso 650 km sono 7.8, quindi ogni chilometro ci costa 7,8 centesimi. Praticamente per fare 100 km sono 7,80 euro. Comunque abbiamo una Skoda Octavia molto spaziosa, grande, 2000 turbo diesel, 150 cavalli con un cambio automatico. Secondo me risultato più che eccellente. Signori, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale e attivate le tasto notifiche. Grazie a tutti e arrivederci. Ciao ciao!